Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un re che aveva una figlia. Era incredibilmente bella, ma anche molto orgogliosa e guardava tutti dall'alto in basso. Nessun uomo era all'altezza per lei, così li allontanava e si divertiva a deriderli. Un giorno, il re organizzò un grande banchetto e invitò tutti i giovani che avrebbero potuto desiderare di sposare sua figlia. Li fece allineare secondo il loro rango, prima i re, poi i granduchi, i principi, i conti, i baroni e infine i gentiluomini. La figlia del re passò davanti a loro, ma trovò qualcosa di sbagliato in ciascuno. Uno era troppo grasso e lo chiamò il barile di vino. Un altro era troppo alto e disse: lungo e magro ha poco in sé. Il terzo era troppo basso e commentò: basso e grosso non è mai veloce. Il quarto era troppo pallido e disse: pallido come la morte. Il quinto era troppo rosso e lo descrisse come un gallo da combattimento. Il sesto non era abbastanza dritto e lo chiamò un tronco verde seccato dietro il camino. Aveva da ridire su tutti, ma si divertì di più a prendere in giro un buon re che era quasi alla fine della fila e aveva il mento leggermente storto. Guarda, rise, ha un mento come il becco di un tordo. Da quel giorno lui divenne noto come Re Beccafico. Il vecchio re, vedendo che sua figlia si stava solo ridendo dei pretendenti, si arrabbiò molto. Giurò che avrebbe fatto sposare la figlia con il primo mendicante che fosse arrivato alla porta. Pochi giorni dopo un suonatore di violino passò, suonando sotto le finestre, cercando di guadagnare qualche soldo. Il re lo sentì e disse: lasciatelo entrare. Il suonatore entrò con i suoi vestiti sporchi e strappati e suonò per il re e sua figlia. Quando finì, chiese un piccolo regalo. Il re rispose: la tua musica mi è piaciuta così tanto che ti darò mia figlia in sposa. La figlia del re rimase scioccata. Ma il re insistette: ho promesso di darti al primo mendicante che arriva e manterrò la mia parola. Nonostante le sue proteste, fu inutile. Il sacerdote fu chiamato e lei dovette sposare il suonatore di violino proprio lì. Dopo il matrimonio, il re disse: ora non è giusto che tu, una donna mendicante, rimanga nel mio palazzo. Devi andare con tuo marito. Il mendicante la condusse via e lei dovette camminare con lui. Quando raggiunsero una grande foresta, chiese: di chi è questa bella foresta? Appartiene al re Beccafico. Se lo avessi scelto, sarebbe stata tua. Oh, quanto sono sfortunata! Se solo avessi scelto il re Beccafico. Poi arrivarono a un bel prato, e lei chiese di nuovo: di chi è questo bel prato? Appartiene al re Beccafico. Se lo avessi scelto, sarebbe stato tuo. Oh, quanto sono sfortunata! Se solo avessi scelto il re Beccafico. Poi giunsero a una grande città, e lei chiese di nuovo: di chi è questa grande città? Appartiene al re Beccafico. Se lo avessi scelto, sarebbe stata tua. Oh, quanto sono sfortunata! Se solo avessi scelto il re Beccafico. Il suonatore di violino finalmente disse: non mi piace sentirti sempre desiderare un altro marito. Non sono abbastanza buono per te? Ben presto arrivarono a una piccola capanna, e lei esclamò: oh cielo! Che casa piccola! Di chi è questo misero posticino? Il suonatore rispose: è casa mia e tua, dove vivremo insieme. Dovette piegarsi per entrare dalla bassa porta. Dove sono i servitori? Chiese la figlia del re. Quali servitori? Rispose il suonatore. Devi fare tutto da sola. Ora accendi un fuoco e inizia a cucinare la mia cena. Sono stanco. Ma la figlia del re non sapeva come accendere un fuoco o cucinare,
così il suonatore dovette aiutarla. Dopo aver mangiato il loro misero pasto, andarono a letto, ma lui la fece svegliare presto per prendersi cura della casa. Per alcuni giorni vissero in questo modo, fino a quando non rimasero senza cibo. Il suonatore disse: «Moglie, non possiamo continuare a mangiare senza guadagnare nulla. Dovresti tessere cesti». Andò fuori, tagliò alcuni rami di salice e li riportò. Lei provò a tessere, ma i rami ruvidi le ferirono le mani delicate. «Non funziona», disse il suonatore. «Dovresti provare a filare. Magari puoi farlo meglio». Lei si sedette a filare, ma il filo duro le tagliò le dita morbide e il sangue scorreva. «Vedi», disse il suonatore, «non puoi fare alcun lavoro. Ho fatto una cattiva scelta sposandoti. Proverò a fare ceramiche. Tu puoi venderle al mercato». «Oh no», pensò, «e se qualcuno del regno di mio padre mi vede mentre vendo cose? Mi rideranno dietro». Ma non aveva scelta. Doveva farlo o morire di fame. Con sorpresa vendette bene. La gente era felice di comprare da lei perché era bella e molti le pagavano senza prendere le pentole. Vissero di ciò che guadagnava fino a quando non finì, e poi suo marito comprò più ceramiche. Lei allestì di nuovo il suo banco al mercato, ma all'improvviso un soldato ubriaco passò e rovesciò tutte le sue pentole, rompendo tutto in pezzi. Lei pianse e andò nel panico. «Cosa mi succederà?» si lamentò. «Cosa dirà mio marito?» Corse a casa per raccontargli del disastro. «Chi sta al mercato a vendere ceramiche?» chiese. «Smettila di piangere. Vedo che non puoi fare lavori normali. Sono andato al palazzo del re e ho chiesto se hanno bisogno di una serva in cucina e hanno accettato di prenderti. In questo modo avrai cibo gratis». Così la figlia del re divenne serva in cucina e dovette seguire gli ordini del cuoco, facendo i lavori più sporchi. Portava con sé 2 piccoli barattoli per portare a casa la sua parte di avanzi e così riuscivano a mangiare. Un giorno ci fu un matrimonio per il figlio maggiore del re. La poveretta si mise in un angolo della sala per guardare. Quando tutte le candele furono accese, gli ospiti, più belli l'uno dell'altro, entrarono nei loro splendidi abiti, si sentì triste per la sua vita e si pentì del suo orgoglio che l'aveva ridotta in tale miseria. I profumi deliziosi provenienti dalla cucina la circondavano e di tanto in tanto i servitori le lanciavano scarti da mangiare che lei raccoglieva nei suoi barattoli. All'improvviso, il figlio del re entrò, vestito di velluto e seta, con catene d'oro. Quando vide la bella donna vicino alla porta, le prese la mano e volle ballare con lei. Ma lei rifiutò e si ritrasse spaventata, rendendosi conto che era il re Beccafico, l'uomo che aveva rifiutato. Cercò di scappare, ma lui la trascinò nella sala. Nella lotta, i suoi barattoli si ruppero, la zuppa versò e gli avanzi si sparpagliarono ovunque. Tutti risero, e lei si sentì così imbarazzata che voleva nascondersi sottoterra. Corse verso la porta, ma sulle scale un uomo la fermò e la riportò indietro. Quando alzò lo sguardo, era di nuovo il re Beccafico. Le disse con gentilezza: «Non avere paura. Io sono il suonatore di violino con cui hai vissuto in quella piccola capanna. Mi sono travestito per amore tuo, e io ero anche il soldato che ha rotto le tue pentole. Ho fatto tutto questo per insegnarti una lezione sul tuo orgoglio e per punirti per avermi deriso». Lei pianse e disse: «Ho sbagliato e non merito di essere tua moglie». Ma lui rispose: «Non preoccuparti. I tempi difficili sono finiti. Ora festeggeremo il nostro matrimonio».
Poi le servette la vestirono con abiti bellissimi, e suo padre e la sua corte vennero a augurarle felicità nel suo matrimonio con il re Beccafico. La celebrazione ebbe inizio ed era un'occasione gioiosa. Vorrei che tu e io potessimo essere stati lì, insieme a loro. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.